Buongiorno giovani, oggi parliamo di una chitarra italiana degli anni '80, la Eco CX7 Artist. Buongiorno baldi giovani, oggi facciamo una breve prova di una chitarra un po' particolare, una Eco CX7 Artist. È una chitarra degli anni '80, l'ho comprata da un mio caro amico Monti, con la promessa di non rivenderla perché se lui la rivolesse, queste cose, gente strana, lasciate perdere. Guardiamo un attimo come si presenta. Meccaniche 3+3, die cast normalissime, tastiera dovrebbe essere in palissandro, 3 pickup single coil, 24 tasti, i tasti sono un po' meno del medium jumbo, via. La parte elettronica poi la guardiamo perché è strana. Il manico è incollato, si dovrebbe vedere, ed è fatto laminato in 3 strati, probabilmente mogano acero, come si può vedere è incollato. Anche il corpo richiama come fosse una neck true, ma non lo è, queste strisce di mogano, probabilmente acero mogano. Le ali del corpo sono in yellow pine, probabilmente per motivi economici. Qui si vede bene anche il dietro. Le piastre di protezione, questa manca ma ce l'ho da qualche parte, sono in ottone, così come, nota veramente particolare, sono copritruss rod, capotasto e ponte, nonché mi pare anche il blocco inerziale, in ottone. La leva si infila a vite, è un qualunque metallo, una lega metallica. Dietro ha questo curioso scavo con la possibilità di attaccare la tracolla sia sopra che sotto, molto interessante. Il corpo è abbastanza ergonomico. 24 tasti, come si può vedere dal fatto che i pick-up sono un po' affollati qui. Parte elettronica. La parte elettronica è quantomeno strana. I pick-up dovrebbero essere dei Di Marzio. Si trova molto poco in rete su questa chitarra. Volume, tono, tono. Selettore primo pick-up, spento, acceso. Selettore secondo pickup, già qui cominciano le cose strane, è un single coil ma da quello che, ora lo sentiamo coi suoni, dovrebbe essere spento, è un 3 posizioni il selettore, spento, controfase, in fase o qualcosa del genere. Il terzo è il single coil al ponte, acceso, spento. Più c'è un altro tasto che non si sa cosa faccia, in rete nessuno sa cos'è, e onestamente non ho voglia di andare a aprire l'elettronica e ritirare giù tutto il circuito, non cambia niente o non so cosa possa fare. 24 tasti l'ho già detto, dot molto particolari come potete vedere, in alto singoli, ci sono anche sul bordo qui, si dovrebbe vedere, e proviamo un po' come suona, magari levando l'accordatore. Partiamo con, se abbiamo capito bene come funziona,
il pick up al manico. Possiamo aggiungere il pick up centrale in due diverse possibilità. Una è questa, col selettore giù. L'altra è col selettore su. Se lo mettiamo singolo, probabilmente c'è fase contro fase, perché come vedete non cambia il suono se è giù o su, e se qui è tutto spento. E fin qui ci siamo. Ultimo selettore, pick up al ponte. Un po' paura a usare la leva perché tende a scordarsi, andrebbe riverificata e ripulita, non è una chitarra che uso particolarmente spesso. Proviamo qualche suono un po' più acceso, per esempio tutti i pick up così. Comunque non è male, eh? È interessante come suoni. Mettiamo, che so, così, mettiamoci dietro un overdrive, tagliamo un attimo il volume, se no. Questo è un TS9, chissà se funziona così, proviamo. Potenziometro fa un po' di bizze,
Come strilla. Proviamo senza distorsione con un compressore. Niente, è una chitarrina interessante. Quando è stato? Meno di un anno fa. Sono andato a una mostra a Modena dove c'è anche il museo delle auto d'epoca e se vi capita andateci. All'interno del museo c'era un grosso spazio espositivo libero in cui avevano fatto una mostra di chitarre vintage, materiale vintage, ecco. E ci ho trovato proprio un espositore che ne vendeva una sui 350 euro, mi pare. Quello il prezzo se la trovate. Ma non è male, ecco, non la consiglierei per uno che si approccia alla chitarra perché è così, è una chitarra anni 80, interessante. Se mi riesce vi lascio anche un paio di link di quello che ho trovato in rete a proposito di questa chitarra. Niente, basta, finito così. Vi ringrazio per la visione e buona giornata, giovani!